Ciao a tutti ragazzi e ben trovati sul canale, mia seconda recensione in italiano, perché ormai YouTube riesce a mettere i sottotitoli in automatico, riesce a fare il doppiaggio in automatico tramite l'intelligenza artificiale, quindi penso di poter esprimere meglio quello che penso di questa chitarra nella fattispecie e nelle prossime nella mia lingua natia. Oggi abbiamo questa bellissima Jackson Sandy Mass Adrian Smith, quindi la signature ovviamente non è la made in USA, ma è la made in Indonesia, scusate. E quindi insomma una chitarra fatta molto bene, già si può vedere da questa piccola carrellata che vi ho fatto vicino la telecamera. Ovviamente Adrian Smith è il chitarrista storico degli Iron Maiden. Gli Iron Maiden sono uno dei miei gruppi preferiti. Il mio primo album che ho comprato è stato Peace of Mind. Il mio album preferito degli Iron Maiden è Live After Death. Quindi insomma qua giochiamo in casa. Sono un fanboy, anche se effettivamente mi aspettavo di più, ma ne parleremo tra poco. Cominciamo dalla prima cosa, il prezzo, che è una componente molto importante nel valutare una chitarra. Questa Jackson Signature Adrian Smith viene 529 euro da sito Jackson, poi c'è qualche differenza magari sugli altri siti, in meno, in più, vabbè, comunque lo sappiamo che più o meno siamo sui 500 euro. Lo step successivo poi è la Made in USA, quindi 2799 euro. Sto guardando ad oggi sul sito della Jackson. E questa è la prima cosa che mi ha fatto storcere il naso, perché parlando di signature, per esempio, le Ibanez, le LTD, per esempio, quella di Hammett che abbiamo qui, ci sono tre versioni, quella più economica da 600-700 euro, quella mid-range da 1500 euro e quella poi originale della ESP da appunto 3000-4000, quello che è. Quindi hai una scelta, no? Hai un'escalation in base al tuo budget, puoi prendere una piuttosto che l'altra e decidere cosa fa meglio per te, chiaramente, no? Io normalmente prendo quella mid-range perché ha il ponte migliore, i pick-up migliori, i legni migliori, le meccaniche migliori, quindi un buonissimo rapporto qualità-prezzo. Costa rispetto a quella più base, costa il doppio, però non costa neanche il triplo, quadruplo di quello che è l'originale, quindi è un buon compromesso. È vero è che tu puoi prendere anche quella più base e fare gli upgrade, però comunque vabbè, questo è un altro discorso. Ecco, con questa qua, con la Jackson di Smith, questa cosa non si può fare, quindi partiamo semplicemente dalla made in Indonesia con i componenti, diciamo, più economici che si possano mettere su una signature e poi andiamo direttamente alla made in USA da 2800 euro. Cominciamo con le componenti. Allora, andiamo un po' a vedere dal sito ufficiale. Chiaramente è una stratoforme, è una Sandy Mass, quindi la Sandy Mass rispetto a una strato normale è un pochino più piccino il corpo, è più affusolato, ha un sacco di contorni, diciamo, le punte sono più affusolate, è un pochino più piccolina una Sandy Mass rispetto a una normale strato. Considerando che Jackson fa parte di Fender, abbiamo comunque l'headstock Fender con la firma di Smith, tra l'altro. C'è un Floyd Rose Special che va solo in su, perché chiaramente non c'è lo scasso per il ponte, quindi potrete soltanto fare i dive e non gli up. Abbiamo 3 pick-up, HSS, 5 posizioni, volume, tono, quindi insomma è una strato HSS col Floyd che va soltanto in giù. Bloccacorde, 6 meccaniche in linea, logo della Jackson, molto bello, mi è sempre piaciuto il logo della Jackson. È una bolt-on come tutte le strato, la maggior parte di esse con il plate qua scritto Jackson, made in USA, sì, in USA magari, made in Indonesia, e già qui potete vedere quanto è grosso questo tacco qua, no? Quanto è spesso. È veramente un bel bloccazzo qua, quindi la prima cosa che mi viene da dire, va bene, ci appoggio il pollice e suono qua. Ovviamente è una 22 tasti, quindi questa cosa qua è meno marcata, questo tacco così grande, perché se fosse stato 24 sarebbe già stato una posizione un po' scomodina, insomma avrei voluto che questo bolt-on fosse meno pronunciato. Ecco, per una signature di Smith, che comunque ok non è uno shredder,
però insomma le canzoni degli Iron qualcosetta qui sopra ce le vai a fare, no? Anche perché immagino che compri questa chitarra se sei fan degli Iron e vuoi suonare principalmente gli Iron. Poi si adatta a tante cose, avendo l'HSS ed essendo praticamente una strato, però voglio dire, considerando che è bello grosso qui, guardate che bel blocco, io sinceramente l'avrei fatto un pochino più affusolato, anche qua non c'è nessun contorno, non c'è nulla, e quindi per fortuna che ha 22 tasti è ancora fattibile suonare qui in maniera abbastanza comoda. Il Floyd è uno special, come dicevamo, quindi sostanzialmente va settato bene, regge la cordatura nel mentre che stiamo suonando. Ovviamente non potete pretendere, essendo la secondo step dopo quello lì licenziato, che è l'Isenset, che è quello più economico, non potete pretendere che rimanga accordata per giorni, mesi, no? Se prendo una chitarra che ho col Ledge dell'Ibanez o col Floyd originale o il 1000, sarà praticamente accordata ancora oggi. Sullo special, dietro, avendo il blocchettino piccolo, non ce la fa chiaramente, quindi ogni volta che la prendete in mano sappiate che dovete accordarla da qua, chiaramente dai piruini, come li chiamo io qua, del Floyd, senza smontare. Ovviamente dopo un tot che stringete, mettete giù, non c'è più corsa, e quindi sarete poi costretti ad aprire qua, rimettere tutto in linea e riaccordare. Sappiatelo che questa è la vita di chi ha una chitarra col Floyd, che non è un Floyd diciamo grosso, spesso in materiale pregiato, che quindi, voglio dire, un Floyd Rose originale costa dai 400 euro in su, il 1000 chiaramente, questa costa 500, ovviamente cioè, è praticamente il valore quasi della chitarra mettere un Floyd originale, quindi siate consapevoli che se avete questo ponte qua dovete chiaramente accordarlo ogni tot. Poi nel mentre che suonate non si scorda, cosa molto importante, suonate 2 ore, non si scorda, il giorno dopo sarà scordato. Cap sono stock, quindi Jackson High Output come si dicono, HSS, quindi chiaramente questi tendono a simulare un po' il Di Marzio Super Distortion, questi dei single coil normalissimi che trovate su qualsiasi Squier, quindi senza infamia né lode. Questo suona, adesso poi andremo a fare tutte le prove anche con i drop grazie al pedale, perché chiaramente qua droppare è impossibile avendo il Floyd. Regge abbastanza, ovviamente va a perdere un po' di dinamica, va a perdere un po' di definizione. È chiaro, è un pick up stock, ripeto che il Di Marzio Super Distortion costerà anche lì su 150 euro, quindi è ovvio che qui, essendo la chitarra da 500, non ci potevano mettere il Super Distortion, è chiaro. E per quello che vi dico, avrei voluto avere una roba a metà, di modo da avere magari un Super Distortion e un Floyd 1000, che così sarebbe stato perfetto. Niente, non ce l'hanno fatta, quindi lasciamo il pick up stock. Il manico è, appunto dicevamo, 22 tasti, acero, i fret sono normali, jumbo, il radius è un 12-16, quindi parte diciamo un po' più tondo, 12 sarebbero 305, quindi come la Gibson, e poi pian piano va giù fino ad arrivare a un 400, quindi a un 16 pollici come gli Ibanez. Questa cosa è molto comoda, è molto, perché comunque quando siete qua che fate le cose più lead è più piatto, quando siete qua che fate gli accordi è un po' più tondo. Ovviamente non è che vi cambia la vita, cioè se sapete suonare sulla Gibson e sulla Ibanez non è che prendete questa e aumentate di 100% la vostra performance. È comoda, è una feature carina, ma non è indispensabile per suonare bene, ecco. Quindi non è sicuramente un motivo per cui prendere questa chitarra, avere un radius del genere. Insomma, ve lo dico perché comunque magari qualcuno si sofferma su determinate cose che potrebbero essere, che vengono magari sponsorizzate come un game changer, in realtà no.
Il corpo è Basswood, abbiamo le corde le 942, le meccaniche sono Jackson originali, marchiate della Jackson, quindi vabbè, è carino vedere il marchio della Jackson chiaramente qui dietro. Sono chiaramente delle meccaniche normalissime, regge appunto, vi ripeto, abbastanza bene l'accordatura, e non è troppo pesante, insomma è una chitarrina caruccia, è anche bella da vedere, si lascia suonare. Bando alle ciance, andiamo a sentire come suona. Non vi farei sentire gli puliti, ragazzi, perché ovviamente, come già sapete, sono, se va bene, e sto esagerando, il 10% di quello che suonate. Sappiate che questi pick-up sono tranquillamente in grado di riprodurre tutti i puliti di cui avete bisogno in quei tot secondi che li suonate prima di passare al distorto, quindi salterei a piedi pari questa parte e andrei direttamente con la distorsione. Userò l'Archetype Gojira, il preset il Rhythm 8, che poi sono andato a modificare un pochino, però comunque insomma sappiate che sto utilizzando esclusivamente plugin.
Allora, l'avete vista, l'avete sentita, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Il manico si lascia suonare, è un po' più stretto di un astratto normale, non è uno dei miei manici preferiti, però comunque si può tranquillamente suonarci tutto quello che vogliamo. I tasti sono posati molto bene, non c'è nessun tasto che esce fuori, c'è una piccola imprecisione sui pallini del manico, vediamo se riesco a farvela vedere, ma se stoppate il video forse lo vedete, questo è un po' più alto rispetto agli altri, o questi tre sono più bassi e questi più alti. Insomma, non penso sia stato fatto apposta questo tipo di cosa, alto-basso, tre alti, uno basso, eccetera, eccetera. Penso sia più un'imprecisione, ma per questa fascia di prezzo ci sta. Sono 500 euro, quindi è giusto notarlo, però effettivamente ci può stare. Il manico, allora, lacero sia chiaramente tastiera che manico, è un buon acero, è anche carino da vedere. Non so se avete mai avuto occasione di provare una Affinity o una Contemporary, non come questa che ho io, che però è una tele che però ha il manico in acero tostato, quindi tutta un'altra lavorazione. Però questo manico qua così sembra un po' quello dell'Affinity e delle Contemporary, quindi un pochino cheap. Stiamo parlando sempre di casa Fender, quindi ci sta che prendano gli stessi manici, però è un pochino cheap, soprattutto, non so se riesco a farvelo vedere, qua sul lato, no, non so se riesco a farvelo vedere, ci sono varie zigrinature, ecco, forse qua riesco a farvelo vedere un po', qua lo vedete soprattutto qui, ci sono queste zigrinature che sono un pochino fatte non proprio belle, cioè non è proprio bello da vedere, non capita niente da livello del playing, però da vedere insomma non è stupendo. Questa parte appunto qua della paletta è diciamo laccata, diciamo, è molto lavorata per i vari loghi, tutto il resto del manico no. A mio avviso sì che era forse un pochettino, soprattutto se sudate tanto, un pochino che diciamo ti si ferma un po' il pollice, però sicuramente risultava più bello da vedere secondo me, e anche magari la sensazione di insomma che ci hanno messo più tempo, ci hanno messo più lavoro dentro e ti faceva suonare secondo me meglio questa chitarra. Ecco, è una sensazione, però insomma per una chitarra da 500 euro signature di Smith avrei preferito un manico un pelino più premium, chiamiamolo. Dimenticavo di dire che per aggiustare il truss rod, normalmente voi siete abituati che c'è qua, giustamente, e girate. Se non è qui, è qui. Non c'è. Questa è una di quelle chitarre che dovete smontare il manico per aggiustare il truss rod. Molto scomodo, scomodissimo. Il tutto si basa sul fatto che in teoria questo manico ha un truss rod talmente potente, talmente fermo che non si muove mai. Quindi è un problema se volete cambiare scalanatura delle corde. Se volete mettere le 0,10, le 0,11 o volete andare più bassi, le 0,8, in teoria dovreste fare un micro aggiustamento sul truss rod. Quindi questa cosa qua è un po' una rottura di scatole, perché comunque voi quando dovete mettere le corde per aggiustare il truss rod, con le corde montate lo aggiustate sul momento. Vedete che c'è chi fa così, c'è chi mette gli strumenti di regolazione, ci sono mille modi, però con le corde montate. Con le corde smontate io devo andare più o meno, no? Quindi ho più diciamo tensione perché ho le corde più spesse e dovrò mollarlo un po', ma di quanto? Non è dato saperlo, quindi bisogna fare le prove, quindi lo smollo un po', metto le corde, se non va bene devo togliere tutte le corde, rimollarlo o rimetterlo dritto e poi rimettere le corde e fare di nuovo la prova, e stiamo parlando di un Floyd. Cioè, il problema è che anche già su un tremolo normale Fender standard a 2 punti è una rottura di scatole, lo è anche con un portafisso, perché metti togli, pensate con un Floyd fare questa cosa qua, quindi ovviamente 0,942 per sempre, non potete cambiare scalanatura di corde, perché altrimenti è un delirio, raga, è un delirio. Quindi in soldoni, cosa ne penso di questa chitarra? Per chi è questa chitarra? Allora, sicuramente per un fan degli Iron Maiden, perché per chiunque altro non ha senso prendere questo modello, ha senso prendere una Stratocaster HSS, anche perché appunto il Floyd, se non va anche dalla parte dello scasso, che non c'è, ma va solo in giù, va solo in dive, averlo su una chitarra serve per cosa? Per tenere l'accordatura, no? Quindi
è bloccato qua, io non dovrei più accordarla. Ma se tu mi metti uno special, ovviamente per quanto lo metta a posto, per quanto lo setto bene, un pochino si perderà. Quindi per i fan degli Iron Maiden sicuro, perché con questa chitarra qua ci suoni tranquillamente. Gli Iron è tutto un genere affine agli Iron, come abbiamo visto gli altri generi, sì, li suonicchi, ma comunque se vuoi fare roba in drop o vuoi comunque andare su generi un pochino più estremi, sia a livello di look che a livello di suono, andrei su altre chitarre. Insomma, diciamo che questo è una chitarra, un vorrei ma non posso. Cioè, vuoi la chitarra come Smith, già che la prendi come Smith la vuoi magari performante, e questa qua è un downgrade del Made in USA, tanto downgrade, essendoci che non c'è l'intermedio, lo devi creare tu, e quindi ci cambi almeno questo pickup, se non anche il Floyd, ci metti un Floyd 1000. Però lì si arriva ai 1000 euro più il lavoro dell'utaglio bla bla bla, 1100. A questo punto, ti ripeto, prendi una Dinky, prendi una Soloist con già il 1000, con già il Seymour Duncan. Questo, diciamo, è la mia opinione su questa chitarra, che ti ripeto, è una bella chitarra, cioè non posso dire niente, non è che suona male, però per essere una signature di Smith mi aspettavo molto di più. Insomma, un storico chitarrista degli Iron, ha diciamo fatto prendere in mano la chitarra a chissà quanta gente. Mi aspettavo qualcosa di più e non una versione mega cheap della sua Made in USA. Per il video di oggi è tutto, ragazzi, grazie per essere rimasti con me fino a questo punto. Mi raccomando, un bel pollice in su, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo nel prossimo video, fatemi sapere nei commenti di questa chitarra qua, se volete provarla, se vi incuriosisce, se nonostante appunto tutto quello che ci siamo detti comunque sentite che è la chitarra per voi. Se qualche altra chitarra che non ho ancora fatto sul canale vi incuriosisce nella mia collezione, fatemelo sapere, che ve ne parlo molto volentieri. E niente, ci vediamo nel prossimo video, statemi bene.